Mi chiamo Enzo Piccella, sono nato a Napoli nel 1922. Sono giornalista, cartoonista, sono fellow of the Chartered Society of Designers e disegno cartoon satirici, in gran parte politici. Disegno cartoon da quando da giornalista scoprì che il disegno satirico può avere più forza della parola scritta, specie per la sua immediatezza. Il cartoon deve colpire come un pugno, avendo sviscerato l'argomento. E non puoi dire come in un articolo, d'altra parte, forse se si può dire, no, non si può dare una botta al cerchio o una alla botte come normalmente si dice. No, la matita può spezzare il cerchio e deve sfondare la botte. Una volta, per un mio cartoon sulla Palestina, Israele chiese le dimissioni del nostro Presidente della Camera. La situazione del mondo oggi è sotto i nostri occhi, in qualsiasi parte del mondo vi troviate. Appena uscite di casa, basta guardarvi intorno. Allungate un po' lo sguardo e trovate l'Italia al 57° posto per la libertà stampa, dopo Burkina Faso e il Sudafrica. Il 10% della popolazione che controlla il 50% della ricchezza. La consapevolezza che i politici eletti non hanno i poteri che voi pensavate ci avessero. Ci sono grandi segreti bancari, politici e militari che incombono su di noi. I miei cartoon sono sempre su questi argomenti, per tentare di aprire gli occhi alla gente. Per poter fare di più avrei bisogno di un più vasto pubblico. È vero che abbandonando il cartaceo, perché tra parentesi era diventato scomodo perfino alla sinistra più radicale, e passando a internet mi sono trovato al centro di una popolarità immensa, dovuta al fatto che io con i cartoon non guadagno niente, quindi sono completamente indipendente. Sono uno dei pochi cartoonisti al mondo che possono dire quello che voglio a chi voglio e contro chi voglio. Perfino i cartoonisti inglesi mi dicono: insomma, tu sei veramente molto fortunato perché tu veramente puoi fare delle cose che noi purtroppo non possiamo fare. Se penso al futuro vedo nero. Allo stato attuale è veramente difficile fare previsioni. Certo, a voler essere ottimisti, grazie soprattutto a internet, si nota nella gente una maggiore consapevolezza dei poteri forti che ci strangolano e si può notare un lentissimo risveglio del letargo che ci ha colpito negli ultimi 50 anni. Occupy Londra, Occupy New York, eccetera. E i disordini nati nei paesi più tartassati fanno sperare, come diceva il mio amico Monicelli, ci può salvare solo una rivoluzione. Io ho fatto parecchi cartoon spingendo alla rivoluzione. Dalle nuove generazioni mi aspetterei proprio quello che ho detto, una rivoluzione. A questo proposito ho una mia idea, la rivoluzione curiosa. Mi spiego meglio. Una rivoluzione senza cartelli, senza bandiere, senza Molotov. Basterebbe fare questo, scegliere un posto di potere, Montecitorio a Roma, Westminster a Londra, la Casa Bianca a Washington. Da soli o al massimo 2 o 3 persone si va nella piazza, senza urlare, senza slogan, come curiosi. In una città come Roma non si trovano 1 milione o 2 di curiosi che mobilizzino solo con la loro presenza autobus, circolazione, praticamente tutta la città e i via vai dei ministri verso i centri del potere. Cosa potrebbe fare la polizia? La rivoluzione curiosa. Voglio lasciare un messaggio ai giovani: ragazzi, ribellatevi, fate la rivoluzione.